Bentornati a tutti sul canale. In questo video andiamo a completare la configurazione degli item per il recupero delle informazioni relative al Wi-Fi, andando a configurare i metadata InfluxDB per rendere quindi persistente il dato sul database e in una tabella dedicata. Vedremo poi la creazione di un gruppo non semantico, quindi un gruppo logico, che permette di incapsulare questi item, quelli relativi al nome della rete e quelli relativi all'intensità del segnale, in modo tale da poter avere un valore aggregato dipendente dal valore degli item stessi. Questo ovviamente solo per l'intensità del segnale, perché per il nome della rete non ha senso utilizzare un valore aggregato. Andiamo quindi ad impostare i metadata per InfluxDB per questi item che abbiamo appena creato. Quindi andiamo sul SID, aggiungiamo il solito metadata InfluxDB e la tabella la chiamiamo Wi-Fi SSID. Nel config mettiamo, anzi possiamo non mettere nulla perché tanto ci basta il nome del dispositivo che è il nome dell'item, e salviamo. Andiamo a fare la stessa cosa per il signal. E adesso quindi andiamo su InfluxDB e vediamo che tutto stia funzionando correttamente. Ok, dobbiamo fare la solita pulizia per gli item che sono stati creati e non erano ancora agganciati al nome della tabella corretta, poi la facciamo. Andiamo solo a vedere se il mio Wi-Fi signal, eccolo qua, se gli sta arrivando qualcosa. Ok, abbiamo l'informazione. Ovviamente ho solo il SONOFF 01, quindi ho solo questo record e ogni minuto in teoria dovrebbe arrivarmi l'informazione. Ecco, passato proprio un minuto. Ovviamente non c'è la tabella Wi-Fi SSID perché quel dato non cambia in continuazione, quindi bisogna aspettare l'ora per far sì che InfluxDB comunque mi memorizzi il dato. La stessa cosa che avevamo fatto l'altra volta per lo status della rete. Quindi avevamo aggiunto la regola su InfluxDB che comunque ogni ora venga memorizzato il dato anche se questo non è stato cambiato. Quindi poi andremo a vedere. A questo punto possiamo fare la pulizia in modo tale da verificare che tutti gli item siano stati correttamente agganciati alla tabella globale e quindi le tabelle che adesso vado a cancellare non vengono più ricreate. Ho droppato tutte le tabelle, vediamo cosa è rimasto. Ok, adesso siamo molto più puliti. Adesso vado ad aggiungere le continuous query per gestire la retention di questi dati. Facciamo ancora un piccolo passetto e creiamoci un gruppo per raggruppare tutti gli item di informazione del Wi-Fi. Quindi ci creiamo un gruppo non semantico. Come tipo gli mettiamo gruppo, categoria network, così abbiamo l'icona del Wi-Fi. Semantic class la lasciamo perdere, parent group lasciamo perdere e creiamo. A questo gruppo possiamo creare due sottogruppi. Creiamo il sottogruppo per il signal, il tipo è sempre un gruppo, la categoria mettiamo line, semantic class la lasciamo vuota, parent group gli mettiamo gr wifi e come member base type mettiamo number. Questo perché facciamo sì che il gruppo ci faccia vedere la media di tutti i segnali dei dispositivi, così per avere un'informazione a livello globale su come il segnale Wi-Fi
è raggiunto dai vari dispositivi. Quindi mettiamo average. In questo modo il gruppo assume il valore media dei valori di tutti gli item che contiene. Quindi creiamo e lo andiamo subito a vedere. gr wifi info signal. Dobbiamo aggiungergli ovviamente quali sono i membri che contiene, e nel nostro caso metteremo, per adesso abbiamo solo il sonoff 1, gli mettiamo il signal del sonoff 1. Apply. Vediamo se al prossimo valore si aggiorna. Dobbiamo aspettare almeno un minuto, al massimo un minuto. Ecco che si è aggiornato. Facciamogli ancora qualche configurazione metadata come state description. Gli mettiamo il pattern per 100 di ms, salviamo e vedete che appare così l'unità di misura. Aggiungiamo l'altro gruppo figlio di wifi, lo creiamo e gli andiamo a dire che all'interno c'è il sonoff 01. Non aggiungiamo nessun metadata perché questo gruppo non avrà un valore, perché non ha senso un valore aggregato di stringa, perché i vari gruppi, i vari item contenuti all'interno di questo gruppo sono delle semplici stringhe, quindi non ha senso, non avrà un valore questo gruppo. Ok, a questo punto abbiamo fatto tutto. Adesso utilizziamo come al solito Grafana per andare a vedere se i dati vengono memorizzati correttamente. Ci creiamo il solito nostro pannello e andiamo a scegliere una tabella wifi, quindi wifi signal, togliamo la media, guardiamo l'ultimo parte. Ok, vedete che i dati stanno arrivando correttamente. Adesso vado a popolare anche tutti gli altri item per il wifi signal e wifi SSID e così ho completato anche questo step.